Friends, al vostro Super Coris. Eccoci qua ragazzi, siamo sul canale di Geek Street, canale YouTube a cui invito a iscrivervi, perché chiaramente ogni volta che noi andiamo a parlare di un video di un altro YouTuber invitiamo il pubblico ad iscriversi per ringraziarlo. Ragazzi, è uscito un nuovo volante della Logitech, l'RS50. Allora, quali sono le caratteristiche di questo volante? È un direct drive sicuramente, 8 Nm di potenza, che è buono, quindi va a sfidare direttamente i Fanatec da 8 Nm o i Moza che hanno potenze simili. Un volante console, ragazzi, sia PlayStation 5 sia Xbox, che promette una grande qualità costruttiva e delle ottime skills. Il problema è i prezzi, che comunque non sono contenuti, e l'ecosistema Logitech, che come al solito, ragazzi, è problematico. Uno potrebbe dire: Corrà, perché non te li prendi sti volanti e non te li fai mandare invece di fare video basati su altri YouTube? Ragazzi, perché non ho né la voglia, né il tempo e né lo spazio qua di mettermi a provare volanti. Ci vuole lo spazio, ho 3-4 volanti buttati di qua, che adesso sto vendendo sul mio shop ufficiale a cui invito a iscrivermi, perché arriveranno altri volanti e non so più dove mettere la roba, quindi me la devo togliere dal groppone, perché altrimenti è un casino. Raga, è un discorso anche di ogni volta che metti un volante sul PC si resettano tutti i volanti che uso io. Io lo sapete, sono Trustmaster, c'ho il mio TGT per le console, c'ho il mio DD per il PC, non mi interessa cambiare. Ormai mi sono abituato con questo ecosistema, lo riesco a gestire al meglio, non mi metto a cambiare volante. Quindi ogni volta che provo un altro volante sul PC si sfallano tutte le regolazioni, mi devo bestemmiare 20 volte. Perciò preferisco sempre evitare, ragazzi, sia di farmeli mandare, sia di comprarmeli, perché a usare non mi interessano, non mi servono. Se me li mandano poi mi rimangono sul groppone e devo perdere tempo. Metterlo sui vari siti, a vendere, andarlo a spedire, è un casino. Ecco perché non li sto provando. Partiamo con il video, dai, andiamo a vedere. Allora, esteticamente è molto bello. Sembra un piccolo termosifone. Vabbè, i pedali sono classici come quelli che fanno un po' tutti ultimamente. Andiamo a vedere che dice lui. C'ho la versione PlayStation, già si vede la confezione. Plus I'll be testing it out with some of the existing range, so the Pro Wheel and the RS shifter and handbrake, highlighting any pros and cons to give you a better idea. Chiaramente, ragazzi, c'è un volante Pro di Logitech che molti esaltano per la qualità del force feedback e la potenza, che è il Logitech Pro, che costa più di 1000 euro. C'ha 11 Newton, mi sembra, quindi la potenza c'è in abbondanza, soprattutto per giocare su console, dove è anche sprecata, secondo me. Però, ragazzi, il problema è l'ecosistema. Allora, vedendo l'estetica di sto volante, la corona è carina, non è male, è molto simile a quella della Moza, si vede anche dove è messo il LED, il LED e come funziona, molto simile alla Moza. E anche il motore force feedback è carino, un po' particolare, non ridà a nessuno, bene o male, così non sono tutti uguali questi motori force feedback. Andiamo a vedere. But before I begin, if you're new to the channel, Geek Street, iscrivetevi. And hitting the bell icon to get notified of my next release. And if you have any questions, drop them in the comment section below. Let's go over the bundles and pricing. The Allora, questo è il bundle PS5. will be available to purchase standalone, with there being two offerings. So a Due versioni. version for €300 and a PC and PlayStation version for around €400. Questa è la prima incongruenza. La versione Xbox costa 300 euro. Quindi la versione Xbox PC costa 100 euro di meno la versione console PlayStation PC. Il prodotto è uguale, non si capisce perché c'è questo sfallo di prezzo. Boh. Vabbè. So we have the wheel and wheelbase bundles, which will be Xbox and PC or PlayStation and PC, with each one costing around €650. Raga, qua i prezzi sono cambiati. Il bundle col volante incluso costa 650 euro. Sono tanti soldi, contando che una Trustmaster te lo dà a 4,99, è un 5 Newton, sì, però ti dà un volante a 4,99. Moza te lo dà pure a prezzi modici. Si sale abbastanza di prezzo. And finally the RS pedals, which will be sold for around €150. Quindi praticamente i pedali non sono manco inclusi. Praticamente va a costare 800 euro, ragazzi, perché i pedali costano 150 euro senza la frizione, che ne costano altre 40. Quindi alla fin fine costano 190 euro i pedali. Troppo elevato, già ve lo dico. Ragazzi, ho preso la pedaliera della Trustmaster a 130 euro. Qua penso che c'è la cella di carico, il freno, ho capito, ma costa tanto, eh. Cioè il bundle completo ti va a costare 800-900 euro, così. Boh. Optional clutch for €40.
But worth noting, on Logitech G's website, if you use the code GeekStreet, you'll get 5% off on the RS50 Pro Wheel and RS accessories, and 10% off all their other gaming Già c'ha il products. Pro vecchio. I've got the PlayStation and PC bundle, so let's get this unboxed and see what you get inside. Andiamo a vedere l'unboxing. You get the RS. Esteticamente il volante è bello, non è brutto. Wheelbase. Ma anche la At the base. bottom, you have an area containing a Vabbè, la USB-A, cavetteria. USB-C cable, a 2-pin UK power cable, a desk mount, and 2 T-nut holders used for Supporto per la mounting scrivania. purposes. At the top there's another area Che Trustmaster non ti mette. and documentation, Poi gli adesivi. cable clamp, a bag containing some Il morsetto screws, che è importante T-nuts, perché non c'è. spacers, Allen keys, and a power adapter. Taking a closer look at the RS50 wheelbase, it has a hexagon shape with it being metal all Forma the way esagonale. around, with fins on the top and the Ma top veramente c'è una sides. forma un po' It has a quadrata, però. Logitech branding on both sides at the top. The front Sì, has non a è brutto, plastic esteticamente cover non mi and got an dispiace. OLED È display metallo. with a button next to it, allowing you to make changes to the settings on the wheelbase. Bello il monitorino together with là. there being a wheel mount at the front. È metallo Over e to the plastica. back, and that has a plastic cover with True Force written at the top, with a glossy G in the middle, with a stop-start button on the left. You've got your ports along the bottom, which Questo consists è il of a power posteriore. input with 3 USB-A ports for connecting accessories like the Possono pedals collegare gli and accessori shifter, con 3 porti and finally USB. there's a USB-C port where the other end connects to your PC or console. Underneath you've got 2 slide rails where you'd slot in the T-nuts provided, and you use this for mounting purposes. The wheelbase provides 8 Nm of torque, 8 with Nm the support di of coppia. True Force, and on first impressions, I'm a little bit surprised by the design. I was initially thinking if Logitech released a mid-range wheelbase, it would be similar to the Pro Wheel in style, Sì, but just infatti. smaller. But I'm really pleased with what they've done with the No, ma è design più bello being questo il more Pro. like what Il you'd Pro è di expect from a plastica e una direct forma line non mi piace. wheelbase, Più where bello they've questo ditched the qua. plastic, which I know Hanno a eliminato lot la of you plastica, will be vedi? pleased with. Onto the RS50 wheel and the wheel rim, which is the RS round wheel, which was Ruota rotonda che a me non introduced piace last year with assolutamente. the RS hub. It measures 29 cm, 29 centimetri. 11.1 inches Abbastanza in pure diameter, contenuta come with a low diametro. carbon aluminium wheel rim and a silicon leather stitch cover all the way around, with a white coloured centre marker at the top and the Logitech G logo in the middle. The build quality feels good, with the edges nicely moulded around the aluminium spokes, with the silicon leather stitched together on the inner part of the rim. Around the centre you have 6 bolt holes used to attach the wheel rims. Se fuori together là with si an può additional 3 cacciare la on either plancia side of the shifters per and mettere a altri third tipi at di the bottom, corone. which are secured from the back Bello il quick to keep the release, rim even diverso more a quello secure. It's good to Trustmaster, see them stile actually Mozza. stuck to using the existing ecosystem, which allows you to swap Ecco, and vedi, change quick the release wheel molto rims più with semplice other da mettere di offerings quello from Logitech, Trustmaster, like molto the più RS bello. track wheel or the Pro Racing GT D rim, Bello or sto even volante. the new Momo wheels. There's no indent on the wheel, as it's smooth all the way around, making it perfect for rallying or drifting. Looking at the wheel hub, you've got a selection of buttons, which include the PlayStation button, a joystick and 2 dials. There's also a light sync Sì, RGB sta giocando a Gran LED rev Turismo. lights at the top, which is configurable, and a single LED light at the Il LED bottom, configurabile, just il below the contagiri. PlayStation button. At the back you've got Logitech's quick release system and paddle shifters, which have a brush Sgancio rapido metallic effect simile a quello che and abbiamo provato alla magnetic, Mozza, with non a male. nice clicky sound when pressing down. They're adjustable, so you can adjust them by Palette 12 magnetiche. millimeters to suit different wheel sizes. You can do this by unscrewing the 2 screws and pushing the Ah, paddle si shifters possono, vabbè, in ma or questo ormai out. tutti You ce can l'hanno. also Si posso completely anche remove them by removing the spostare. screws and pulling the shifters away. Let's check out the RS pedals. In the packaging you get Anche i the pedal pedali, no, plate, sono a tutti box così. containing Fa Trustmaster, fa la documentation, Fanatec, ti fanno tutti USB-A così i to pedali USB-C ormai. cable, a selection of small bags which contain the pedal extenders, 2 carpet grippers, an Allen key, together with some spacers, screws, and cable management clips. In the final bag, you get distanziali some screws per and 2 regolare large spacers, la and pedaliera. underneath this cardboard, you E have anche the i due brake pedali. and accelerator pedals. Taking a closer look at the accelerator, it has a large pedal plate and is made from steel, Vabbè, with it finished in grande matte piazza, black. tutto It's uguale spring ormai. loaded and works off a Hall effect sensor, where it provides the distance traveled. Effetto Hall You can fornisce change the height distanze, of the sì, pedal, come but you ormai la can't tecnologia adjust the angle. diffusa. On the right hand side you have a Type-C port where the other side connects to the wheelbase, and on the left you have the connection port for the clutch and brake pedals.
pushing down the pedal, and it has a smooth motion with having a stop point after it's traveled a Non certain male, non è distance. leggero, On che è the brake pedal, importante. which has a smaller E anche pedal la plate pedaliera con and la the cella di accelerator, carico. and this comes with a 75 kg load cell kit that works 75 off the kg, pressure meno you della put on it, TLCM just che like sono the sui brake on a 100 real kg. car. The brake force can be adjusted from 1 kg to 75 kilograms in the Logitech G-Hub app. You also Sì. have the ability to customize the feel of the brake. You can do this by lifting the two levers at the back and using a different combination of Vabbè, si dampened possono spaces cambiare molle, to change how stiff come ho you want fatto the anch'io brake sulla pedal to TLCM, feel. non è At molto the front you have complicato. an RJ12 cable to connect to the accelerator pedal, pushing down on the pedal, and it has quite a bit of resistance. Assembly is easy. Take the cable from the brake, Vabbè, una slot certa it through the resistenza, hole come è at the normale che side sia per una and cella di connect it carico. to the brake port on the accelerator Li connetti pedal. insieme e Next, ci metti place la the pedal piastra, plate sta a in posto. position on both the pedals. There's a number of holes providing a lot of flexibility in choosing the position to attach them. Then use the screws provided to secure them into position. And that's it, you're done. Flipping over the pedals, the cable between the two pedals can be secured si in possono place bloccare i with the cavi, cable questo management blocca clips cavo. provided. But remember, you don't have to do that. Looking at the bottom of the pedals, and each one has an anti-slip rubber pad on there, with there being 3 on each Cuscetto pedal to antiscivolo, stop it anche slipping qua on ce l'hanno un po' smooth tutti surface. praticamente, If you mo. plan to use the pedals Molto on buono quello carpet, della then you can Camus. attach the carpet grippers to each one at the back using 2 screws provided. Si If possono you mettere don't dei have a supporti sim ancora rig più and you're planning to use tosti. the pedals at your desk, then you'd use the extenders. They help to avoid tipping, and there's Sì, 2 vedi? positions Ah, for li puoi these. anche You appoggiare can al either muro. have them Comodissimo extended quello, out senza or rovinare il flipped muro. up as a wall Molto brace, comodo. and you'd secure them into position using the screws provided. There's also an optional clutch pedal you can buy, which is similar to the accelerator, with it also being spring buon loaded pedale and with frizione, it sì. having a Hall effect sensor. Build quality is actually really good for the pedals, and again, I'm pleased to see they've ditched the plastic and gone for an all Sì, steel tutto in construction. metallo. To test this out, I've mounted the RS50 wheelbase and RS pedals to my sim racing cockpit. Mounting the wheelbase is easy, just slotting the T-nuts provided into the gaps at the bottom, then secure in position. Montaggio classico con le But worth viti. noting, you get 2 plastic Oppure clips c'è on anche the la packaging, morsetta. and you'd place the T-nuts Che Trustmaster in non there ti and dà. slot this into the wheelbase, which helps to keep the T-nuts in position when you attach the wheelbase to your sim rig. And just to show, in terms of positioning, Sì. you can see the holes on the rig marry up to the positions of the T-nuts in the clips. So a nice little addition to get in the packaging. My sim cockpit is the Playseat Formula Intelligence Playseat F1 Formula, che non è quello che voglio and my prendere io, monitor is the questo è quello LG più costoso. Ultragear 32GS95UE. Il monitor non mi piace per niente. PS5 Pro and my gaming PC, which is powered by MSI and built by CyberPower UK. Spec-wise, the CPU is an AMD Ryzen 9 9950X. AMD, with ma come 16 fai a giocare cores. l'AMD questo? GPU is an MSI Ah, la GPU GeForce però RTX 5090 50-90, SoC vedi chi tagli i with soldi, no? 32 Come me che gigs sto of RAM. povero. It has 64 Gioco gigs con la of Eastern 5070, Fury però- Renegade DDR5 RAM. There's 2 TB MSI M.2 Sì, ma non ci fa l'amico mio la NVMe descrizione del PC, SSDs vogliamo for vedere il storage. volante Check noi. out the link in the description La postazione è if you want molto more bella, details on devo that. dire. So let's jump into a race and test this out. The racing experience is seriously impressive. With True Force switched off, the wheelbase is very quiet, even after True playing Force. for a few hours. Switching True Force on, which is when you start getting the additional level of immersion, and this is when you can hear additional feedback noises coming from the wheelbase. The racing experience feels really smooth, refined, giving a lot of detail. Forse un po' come la modalità Gran Turismo che c'è il TGT, aumenta la percezione di quello che fa in pista. The torque levels feel very similar to both the Fanatec CSL-DD and the Moza R9, but with this, Quindi you're la potenza actually è feeling more quella. with games that support True Force, as this provides an additional level of immersion. sì. True Force is limited to a small selection Sono of parecchi games, giochi che but c'hanno it's one che of the main supportano il True differences Force, però. between the RS50 and the other direct drive wheelbases on the market. As with True Force enabled, you experience the in-game physics, road conditions and motor vibrations, adding an extra layer of immersion to the whole experience. I can even feel vibrations coming through to the sim racing frame, adding to the immersion, giving quite a good experience. Molto immersivo sto True Force, Intensity insomma. is controllable via the wheelbase or the Logitech Ah, vedi, G-Hub si può software, aumentare but da là. remember, it's only supported on certain games
and you can get this Tu list Force from quindi non è Logitech's supportato su website. tutti i giochi. Moving on to the wheel, it feels awesome with a really comfortable feel when driving, and the controls on the wheel are all in easy reach too. The paddle shifters have an excellent feel to them, with them providing quite a satisfying feel when you're shifting Buone. up or down Le through levette the al gears. cambio, ma The ormai le fanno pedals tutte feel bene. good and precise underfoot with no flex on them. The brake pedal with the 75 kilogram load cell sensor works really well and feels more precise than the entry-level pedals from Logitech, feeling solid and rigid, giving a Certo. realistic braking experience. The accelerator feels smooth and retracts back well when transitioning to the brake. Game compatibility wise, there's a couple of things worth mentioning. In Acerta Corsa Competizione on a PC, the one-to-one matching of the wheel doesn't work yet, and Logitech have mentioned the developers are investigating, but the workaround Non is to funziona increase the l'abbinamento steering 1 a 1 del scale volante to su PC. 200%. They've also introduced compatibility mode where you can flip between RS50 and Pro Wheel modes in case you encounter any issues with games. The overall experience really does feel impressive, with it being a massive upgrade from the entry-level G29, G920 Sto and the paragonando ai G950. G29, In terms of compatibility, che secondo me sono there's volanti only two disastrosi, l'ho RS sempre detto. wheelbases Non mi sono for mai a piaciuti. PC-only base and a I peggiori PlayStation volanti col and force PC feedback che ho base, provato, il where G29. compatibility for PlayStation support comes from an encryption chip in the wheelbase. If you wanted Xbox support with either quindi of the sull'Xbox wheelbases, compri then la... you just Ecco need qua, to sta base purchase qua e an funziona Xbox già. Wheel Hub, where the encryption chip for compatibility comes in the È wheel integrato hub. If you wanted nella base compatibility volante, cioè for nella all three corona. platforms, you just get the PlayStation and PC RS50 wheelbase and purchase the Capito? Xbox Questo è Wheel molto Hub. interessante, For ragazzi. compatibility Molto wise, interessante. Cioè, praticamente tu ti compri la versione PlayStation 5 PC e quindi funziona su PlayStation 5 PC. Ti compri la base, la parte interna della corona, Xbox, e praticamente c'è una funzionalità con tutto. PlayStation 5 PC, Xbox. Chiaramente costa un po' di più. it's exactly like the Pro Wheel. To get the RS50 wheelbase working on a PC, you just need to install the Logitech G Hub software. I've got both the L'app wheelbase della Logitech. and pedals connected separately to my PC. And once you start up the Ah, Logitech vedi? G Hub Ma io app, ho you're l'app presented per la with the telecamera. RS50 wheelbase È and uguale. RS pedals. Abbastanza Going into the intuitiva, wheel, sì, è uguale, there's a uguale. couple of tabs available. Molto The intuitiva, first tab ragazzi. is the steering wheel, where you can adjust a number of settings Poche related to the info, ma wheel, buone. like the operating range, dampener, strength, Sì, vedi, force non c'ha feedback tutte queste filter, informazioni. and Visto quella true Mozza force c'ha audio 8000 effects. informazioni, ad Then we have esempio. light sync, Però non è where you can sempre un change your bene. light sync direction and even customize your own, together with changing brightness levels. Selecting pedals, and there's only one tab Pure i in pedali, here. vedi. You can combine the pedals, adjust the sensitivity of each of the pedals, and change the brake force. There's also an advanced option for each of the pedals where you can select between low, linear and high, selecting the three dots at the side, and you can view the sensitivity curve with you able to make your own adjustments. Now what's interesting is that if you connected the RS pedals to the RS50 wheelbase, the options you see in the app for the pedals are different, so you don't see the vedi. pedals separately, as it's integrated into the RS50 wheelbase as an additional tab, and the only option you have available for the pedals is the Praticamente se, brake force se colleghi i adjustment. pedali But any direttamente alla changes you base make c'è la to the metà delle devices via the impostazioni. app are saved locally Qui on su the console i onboard pedali menu. potete regolare Let me molto show you poco. how to desk mount the RS50. Place the T-nuts in position on the wheelbase. Mentre invece lo collegate then put the desk mount in separatamente place, dalla secure base. it Sul with PC 4 avete molte screws. più You opzioni, can then molte. push the Cioè alla clamp fine è in molto position semplice and you're done. l'app. With the clamp fully open, Sì, raga, la if you basetta want che it, non è you get a niente di che, gap pure di which is plastica, just però over intanto ce l'ha. 5 centimeters thick. Io non And to penso secure che the RS50, un you DD just anche di place it 8 on your Newton desk vada and molto bene tighten it collegato up to keep the wheel così, firmly vi in dico la position. verità. But worth noting, there's no tilt adjustment. Testing it out, the RS50 feels secure and there's minimal flex when secured to a desk. Testing out the RS È minimo pedals perché with c'è the una bella extendable scrivania, frame bella length pesante on the con tanta floor, roba. and that actually worked Ma quite well, helping to keep the pedals very stable. So I've tested with the extenders open. ottimo che i which pedali stops sono the stabili, pedals vedi, from non si muovono. flipping or moving when you brake hard. I've also used the extenders flipped up so they can be braced against the wall, and this worked well too. Again, with Vabbè, little messe contro il movement, muro va especially bene when sì perché braking sta hard. ferma. Ideally, if you're going to use the RS50 at a desk, then it's definitely worth getting a racing stand at some point with a chair cradle to keep your chair securely in position. In terms of compatibility with the existing ecosystem, the RS50 wheelbase and RS pedals are compatible with the Pro wheelbase and Pro pedals, so you could use the RS50 wheelbase with the Pro pedals
or use Quindi a i pedali pro del wheel volante with più the RS costoso. pedals. Over to the RS shifter. Puoi and mischiare le handbrake. cose That negli works ecosistemi. with the RS Puoi mettere il 50, cambio e and il if you freno a have mano. the entry level pedals, so the ones you get with the G29, G920. Ah, or puoi the giocare anche con i vecchi G93, pedali. then you could just buy Ce l'ho anch'io the sta Logitech pedaliera. racing adapter and connect them to the RS50 wheelbase, which all work really well. If you already own the G29, Funziona G920 tranquillamente. or the G923, then you could also use the RS pedals with it. Using Logitech Puoi usare i nuovi racing pedali sui adapter vecchi or the volanti. dial on the racing adapter lets you adjust the load cell pressure value. In terms of platform support in these different combinations, it will work on both a PC and console. So nice to see that compatibility available. So in summary, Logitech have finally delivered a mid-level wheelbase and pedals, with them taking on board a lot of feedback and criticism received from their Pro wheelbase and Pro pedals. It's good to see they've ditched the plastic and introduced a pretty solid wheelbase and pedals. The driving experience from this was really good, with the added benefit of having True Force helping to give that additional layer of feedback, feeling awesome. I've tried a lot of wheelbases over the years, and seriously, True Force is a real game changer in terms of the level of feedback and immersion. Il True Force è molto As immersivo. going back to a wheel without it just feels like something's missing, but worth noting, True Force is only supported on a small selection of games. So if you were planning piccola to buy selezione. this for a Fate prima particular tanti game, giochi. definitely worth checking out if that game supports True Force. Now the only thing we need is a decent H pattern shifter, so I wonder when Logitech is going to deliver on that. Price-wise, for a mid-range wheelbase, it's quite competitive, I'd say, compared to some of the big names out there at the moment, and obviously it's cheaper than the Pro wheel. Negatives-wise, I'd say Logitech still lacks in terms of ecosystem when Vedi? compared to brands Carente di like Brother ecosistema, and sono Fanatec, d'accordo. with them being pretty slow at Poche bringing corone, out poche new products. alternative. And it would have been nice if they did an all-platform bundle with it supporting PC, PlayStation and Xbox, as they'd be the first brand to do that. But regardless of that, they've done pretty well with the RS50 and RS pedals, giving an awesome racing experience. If you want me to do a comparison video, then drop me a comment, let me know what you'd like me to compare it to. So there you have it, you've come to the end of another video, and I hope it's helped anyone thinking of... Allora ragazzi, le mie impressioni, mi piace, secondo me la qualità costruttiva è ottima, mi piace, il design non è male, si vede con un volante fatto bene. I prezzi non sono bassi perché per comprare tutto il pacchetto completo non l'ho capito se costa 700-800 euro, quindi sono simili a Fanatec. Raga, il problema di Logitech è che non ci sono poi upgrade. Se vuoi fare cambiare tante corone, vuoi cambiare tanta pedaliera e quant'altro, non c'è tutta questa scelta. Cioè purtroppo sono poche cose, sempre quelle. Però dire che c'è un volante che ti può funzionare con PlayStation, Xbox e PC tutti in un corpo, un DD da 8 Newton, che è già una potenza più che adeguata secondo me per giocare. Io non comprerei mai un volante da 5 perché è troppo poco. Da 8 Newton sì, già è un volante che secondo me ti fa giocare tutto anche su PC. Certo, non a livelli estremi ma a buonissimi livelli. Secondo me è una scelta interessante. Io ve l'ho portato perché già l'avevo visto questo video e mi sono fatto un'idea. Ho detto fammene parlare perché può essere una cosa interessante per chi vuole un DD di ottima qualità. C'è il True Force, che molti ne parlano bene anche sui vecchi volanti. Questo qua sembra che lo implementi ancora meglio. A me non mi fanno impazzire queste modalità che vanno a amplificare molto gli effetti. Ce l'ho sul TGT e l'ho staccata perché vanno a pompare troppo alcuni effetti che a me non piacciono. Però ragazzi, se ne parla così bene vuol dire che è comunque un qualcosa di eccezionale. Quindi quello che vi dico io è: sembra un'ottima alternativa ai soliti volanti. Non costa poco, però ci si può fare un pensierino se avete bisogno di un volante solo e magari giocare su tutte le piattaforme. Fatemi sapere voi che idea vi siete fatti su questo Logitech RS e ci vediamo nei prossimi video.